Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi vogliamo farvi vedere alcuni oggetti che utilizziamo molto spesso durante le nostre mototendate, soprattutto ovviamente con un'attenzione alle dimensioni e alla portabilità. E questi oggetti ve li presenteremo Paolo, Beppe ed io, e in qualche modo hanno delle caratteristiche di tipici oggetti da camping comune con alcune situazioni e alcune sfumature di bushcraft. Molto spesso c'è l'entusiasta che presenta un oggetto e lo fa vedere nelle sue caratteristiche migliori, come se fosse il miglior oggetto di questo mondo. Noi vogliamo metterci in discussione, per cui vedrete che c'è anche la figura del dissacratore e ognuno di noi si alternerà come dissacratore per mettere in discussione gli oggetti presentati dall'altro, per far vedere anche quali possono essere delle caratteristiche meno convincenti, anche se poi alla fine gli oggetti che vi facciamo vedere ce li portiamo dietro, per cui ci piacciono, sono interessanti e ci risolvono in qualche modo qualche piccolo problema o comunque ci offrono quel comfort in più. E questo video lo stiamo realizzando in momenti diversi, perché in alcuni momenti ci siamo addirittura dimenticati nella euforia, nell'entusiasmo e nelle risate che siamo tipici e siamo abituati a farci quando ci sono dei momenti di mototendata, quindi questo video lo sto registrando in momenti diversi perché alcune volte ci siamo dimenticati anche di premere il tasto REC. Allora ragazzi, adesso ci divertiamo a presentare questa piccola rubrica dei piccoli compagni di viaggio per campeggio, bushcraft e avventure piccole e grandi che siano. La parola a Beppe per la presentazione dei suoi giocattoli. Parto col primo. Allora, questo è un oggettino che mi piace moltissimo, è un doppio moschettone, ma il vantaggio rispetto ai moschettoni classici è poter appendere ad un albero, ad esempio, i rifiuti per non lasciarli nei boschi, eccetera, ed è molto comodo perché lo potete appendere da qualunque parte vi interessi, è molto molto pratico. Ecco. Cosa costa quella fare lì? Ma pochi euro, adesso non ricordo, ma meno di 10 di sicuro. Adesso vi presento il secondo, è un piccolo strumento multitool che io trovo molto pratico e comodo, una palettina inox con molte funzioni, tra cui l'apribottiglie, un metro, potete scavare e utilizzare lo strumento per i vostri bisogni nel bosco e poterli sotterrare, diverse possibilità di bulloni, un piccolo seghetto che vi assicuro ho provato funziona, apribottiglie, e poi avete un paracord che è molto utile anche in condizioni di emergenza, avete sempre un buon paracord, questo è molto pratico. Terzo oggetto carino secondo me, anche questo acciaio inox, anche questo è un multitool, come vedete non ha bisogno di tante descrizioni, però è comodo, non solo per mangiare eccetera, ma in condizioni di wild camping è estremamente pratico. Anche questo costa pochi euro. Parte ultimo è il mio daily box che contiene un po' di tutto e vi consente, nel caso in cui non abbiate vogliate lasciare lo zaino e fate una piccola passeggiata in un bosco, ve lo portate sempre con voi, avete l'essenziale, tra cui non solo medicine ma anche torcia, fascette, coltellino d'emergenza. Questo è un Tampax per accendere il fuoco, compreso di acerino che è all'interno, fischietto d'emergenza con bussola, carino, insomma, molto utile secondo me. Allora ragazzi, di solito quando uno presenta gli oggetti tutto passa per buono, ma noi siamo speciali, per cui oggi introduciamo il personaggio del dissacratore. Lui ci dirà per quale ragione gli oggetti presentati da Paolo sono una stronzata. Ciao a tutti, è vero che non siamo soli. Io sono il lato oscuro, il bastian contrario. Sono tutti carini gli oggetti che ci ha presentato Beppe, ma devo dire che se tu devi cercare un ramo per attaccare un moschettone, per attaccare sulla potumiera o uno specchio, a questo punto lo appendi direttamente al ramo. Molto carino l'oggetto, simpatico, futuristico, ma secondo me potrebbe avere altri benusi al quale dobbiamo ancora pensare. Il secondo invece bellissimo,
fatto in lamiera tagliata al laser, tutto quanto, ma io sfiderei chiunque a svitare dei dadi con un ingombro tale che non ci passa per svitare un dado del 10, lui fa dal 6 al 10. Dopodiché non vedo cosa potrei misurare con una paletta, arrivando a 3 pollici bastano 3 dita. Molto carina, potrebbe essere utilizzata per sopprimere qualcuno, perché potrebbe essere un'arma contundente, un'arma bianca. L'unica cosa intelligente che potrebbe avere è quello di eliminare i chiodi da delle assi che ti potrebbero interessare per non ferirti, estrarre i chiodi. Truc, in questa maniera, però la leva è molto corta. Molto bello questo oggetto, però ripeto, potrebbe servire sì per occultare i propri scarti fisiologici. Questo invece, Beppe, è bellissimo, organizzatissimo, cioè hai pensato proprio a tutto, soprattutto che devi cercare il borsello se devi dare allarme o un orso ti sta salendo per fischiargli addosso, per spaventarlo. Devi aprire la borsa, tirar fuori il fischietto e incominciare a soffiare con una roba appesa alla bocca. Trovo che l'unica cosa, le graffette, non devi fare cancelleria o documenti. Potrebbe andare bene il Tampax, sia per le pistassi o accendere un fuoco, e poi altri oggetti veramente poi non li riconosco, tipo questa palettina qui, però è simpatico, è bello, è un modo di coccolarsi nelle nuove avventure, nelle nuove prossime avventure. Bravo Beppe. Questa è un'altra di quelle lamiere tagliate al laser, che va bene il cucchiaino per mangiare lo yogurt, aprirsi una bottiglia, ma lì ti può bastare anche una pietra e picchiargli su col polso. Sì, svitare anche qualche dado, ma vorrei sfidare chiunque a mangiare, hai voglia di una bistecchina di pollo come ieri sera, a tenere ferma la carne e tagliarla contemporaneamente. Io questo veramente avrei dei seri dubbi nell'utilizzo. Comunque Beppe si distingue nel trovare queste idee futuristiche, abbiamo usato, però ci aiuta a pensare alle nuove avventure, a pensare a cosa vogliamo fare nelle prossime esperienze. E adesso vediamo che cosa ci presenta Paolo. Io sono un po' un novizio in queste cose e sto imparando dai miei compagni di viaggio, e quindi ogni volta che trovo qualcosa di curioso che poi penso possa servire, me lo porto dietro. Questo è un classico cavatappi, però la forma era simpatica e si potrebbe utilizzare, oltre che aprire le bottiglie, che uno magari cerca di non comprare col tappo di sughero, però può capitare, lo può usare anche come appendino, lo avvita in un tronco e ci attacca sullo zaino, come primo lavoro da fare quando deve piantare la tenda. Vabbè, niente di che, è simpatico, è un bimbo, un putto con un altro putto attaccato, che potrebbe anche sminuire il proprio. Vabbè. Il secondo oggetto è un ricordo praticamente del fatto che mi sono avvicinato a una marca di motociclette che ricordano un po' il passato e mi hanno mangiato di questa barattolino, bicchiere, tazzina, che la cosa simpatica è quella proprio del fatto che abbia il manico fatto già con un moschettone da passare nel passante del pantalone, della giacca, senza avere cordini attaccati che scampanellano. Ovviamente il marchio è il gruppo che ricorda questo prodotto, e niente, comunque è simpatico. È un po' piccolo come capienza, giusto per un caffè e un grappino.
Importantissima dopo le ultime 2 esperienze è questa cosa qui bellissima, anche abbastanza economica, e come potete vedere è una stufetta e io la sto tenendo in mano anche dallo schermo radiatore, e è un'amica ineguagliabile, perché in questi climi molto rigidi e umidi ti aiuta tantissimo, e l'ho chiamata chiocciolina. Quindi una stufa a gas. Una stufa a gas, semplice semplice. Adesso sentiremo il parere di Beppe, cercheremo di capire cos'è che non ha convinto degli oggetti di Paolo. Allora, incominciamo da questo capoturaccioli simpaticissimo. Io trovo che sia molto utile per alcuni versi, ma per altre cose meno. Ad esempio lo stoccaggio durante il viaggio, perché se lo metti nella posizione sbagliata ti perfora lo zaino, e quindi bisogna stare molto attenti, magari proteggerlo durante il viaggio, però per il resto è abbastanza carino. La tazzina, sì, ha già un po' espresso Paolo il limite. Molto carino il fatto che si appenda direttamente, molto piccola. Direi che le dimensioni sono il problema maggiore, però è carino perché è spessa. Quindi bocciata a metà. Invece questa mi piacciono moltissimo alcuni aspetti. Non mi piacciono 2 cose: uno, che se tu metti una bomboletta sotto troppo piccola perde d'equilibrio, perché il baricentro è spostato in avanti come peso. E poi bisogna appunto anche qui stare attenti allo stoccaggio, perché è un po' ingombrante per il viaggio in mototendate. Ecco, per il resto va bene. Ok, adesso Davide presenti i tuoi oggetti, quelli che ritieni importanti nel tuo wild camping. Il primo oggetto che vi voglio presentare è questa clip magnetica. Devo dire che ha un magnete molto potente e molto compatta, e ha praticamente la possibilità, la caratteristica di poterlo fissare alla parete, quindi al telo della tenda. Ha questo gancio che è anche apribile e chiudibile, e questa la possiamo fissare o con il gancio verso l'interno della tenda, quindi per poterci appendere una lampada o qualunque altra cosa, o verso l'esterno. Lo trovo veramente molto comodo, è compatto e a volte può aiutare, e io molto spesso lo utilizzo con, l'avete visto anche in alcuni video, con il termometro, che adesso vi faccio vedere come secondo oggetto. Quindi questo termometro, in questo momento non c'è il gancio, io lo appendo qui, lo lascio all'esterno della tenda, e quindi mi dà la possibilità di conoscere la temperatura minima e massima che si raggiunge in un determinato posto. È una fisima mentale, se volete, ma per chi comunque ha piacere di misurarlo, qui si azzera inizialmente e poi lui misura, ovviamente lasciandolo all'esterno, in uno spazio tra virgolette meno contaminato da altre fonti di calore, ti dà la possibilità di sapere qual è stata la temperatura massima che è stata raggiunta. Tutti i link ovviamente sono in descrizione. E il terzo oggetto che vi faccio vedere, ci sono molto affezionato, è contenuto all'interno di questo guscio. È un guscio veramente molto protettivo, perché è un oggetto abbastanza delicato. L'avete visto in diverse situazioni, vi faccio scorrere anche poi dopo le immagini. Quindi aprendo questo guscio vedete che all'interno c'è questa lampada, questa lanterna, ed è una lanterna particolare proprio perché è protetta da questo vetro, si avvita su una classica cartuccia a gas, e poi c'è un potenziometro per regolare la fiamma. La fiamma può arrivare fin qui, io di solito la tengo a metà, dura veramente tanto, assorbe poco e crea quella luce d'atmosfera molto carina. I materiali, devo dire, sono molto belli al tatto, e soprattutto come peso ci si rende conto che è fatta veramente bene. È piacevole, non occupa molto spazio, la si ripone nel suo guscio, e poi praticamente quando c'è buio e quando c'è la situazione giusta per stare con gli amici e bere un cicchettino, direi che questa è molto simpatica e molto comoda. Quarto ed ultimo oggetto che vi voglio far vedere è contenuto all'interno di questa cover, arriva così, non ho ancora tolto l'etichetta, e stiamo parlando di un comodissimo compagno che aiuta a scaldare il corpo e anche il cuore, soprattutto quando fa molto freddo, perché è questo riscaldatore a gas.
Quindi questo riscaldatore ha un suo potenziometro, si avvita anche questo su una classica cartuccia a gas. Quello che suggerisco ovviamente, dal momento che utilizziamo oggetti come questo quando fa veramente tanto freddo, per cui le temperature sono intorno ai 0 gradi, suggerisco di utilizzare una cartuccia al propano, perché l'efficienza in questo caso è superiore e quindi noti molto la differenza. Questi due riscaldatori emanano veramente tanto calore e lo si può, ripeto, regolare da questo potenziometro. È carino, tutto sommato abbastanza compatto anche questo, i materiali sono buoni, funziona bene, attacco standard, e questo è l'ultimo oggetto. Eccomi ancora qui. Allora, proviamo a smontare gli oggetti di Davide, è impossibile perché lui è sempre molto oculato negli acquisti. Io ritengo che questa qui è la sorellona della mia chiocciolina, e qui è praticamente solo una questione di dimensioni, e lui vuole sempre evidenziare che c'è la più grossa, per il fatto che è più portanza calorica. È comunque un oggettino molto utile, perché lo usi all'esterno e ti dà proprio quel sollievo, quel gradimento, quel tepore che hai bisogno nei momenti più rigidi. Questo accessorio è bello, bellissimo. Non mi piace il fatto che lo si possa usare poco, perché vabbè, basterebbe tirare tardi la sera con un grappino in più e chiacchierare e divertirci il più possibile. Questo lo si fa poche volte perché sono poche le occasioni che riusciamo a dedicarci, nel senso che farebbe clima, farebbe come dire, atmosfera anche di giorno acceso, ma sarebbe un peccato. È proprio un oggettino purtroppo che lo si può usare di rado. Allora, questo qui invece, anche questo qui è molto intelligente. Diciamo che l'uso è limitato, perché ovviamente la Tindal non può tenere grandi pesi, quindi o ti compri un termometrino per controllare il meteo, o se no cosa ci potresti appendere? Forse gli occhiali, quando speri di non romperli perché ti ci giri sopra mentre dormi in tenda, allora te li metti in sicurezza appeso un po' più in altezza. Allora ragazzi, abbiamo concluso la rubrica tra l'utile e il futile, spero sia stata utile, quindi Ciao ragazzi, alla prossima con altri oggettini inutili.